Ciao ragazzi, il grande giorno è arrivato, finalmente andiamo a montare la mia nuova postazione di SimFactory e qua proprio all'inizio, ancora che ho solo sistemato, mi sono soltanto organizzato per poterla montare, vorrei parlarvi delle motivazioni che mi hanno portato formalmente a decidere di cambiare postazione. Io sono un super amante delle cose fatte in una certa maniera, grazie anche al mio amico Andrea, che già possiede questa postazione. Mi sono alla fine convinto di cambiare e scegliere SimFactory come mia postazione definitiva, come sarà anche per la mia base che, come sapete, ho cambiato. Anche per la postazione scelgo di fare dei cambiamenti soprattutto in virtù di caratteristiche che si avvicinano più a quello che piace a me fondamentalmente. E subito voglio farvi vedere una delle prime motivazioni che mi ha portato a questo cambiamento. Guardate la sezione del profilato. Spessore in ogni punto da 2 mm. Questo rende sì un po' più pesanti i profilati, ma di una rigidità torsionale probabilmente anche esagerata per l'utilizzo che ne dobbiamo fare. Cosa molto carina che ho notato, su tutti i pezzi ci sono queste etichette che io anche adesso vado a togliere, che vanno a specificare il lotto di quando sono state preparate. Questo sicuramente aiuterà anche l'azienda a capire se in alcuni lotti ci sono stati dei problemi. Devo dire che la lavorazione sul profilato, ma io l'avevo già vista anche a Dortmund l'anno scorso, è fantastica. Abbiamo una anodizzazione nera, diciamo è un nero opaco. Guardate che io spero che dai video si capisca, ma naturalmente poi manderò una volta anche montata dei video più particolareggiati, davvero bella. Altra cosa subito che mi ha colpito è la forma del profilato. Come vedete è praticamente diversa da qualsiasi postazione in profilati che ho visto fino ad oggi in commercio. Questi profili stondati danno sia un effetto estetico secondo me molto gradevole e soprattutto un altro aspetto che a me interessa tantissimo, un aspetto di unicità. Ma in realtà la stondatura insieme, vediamo adesso, ve le vado a prendere, eccoci qua, insieme a queste giunzioni dove servono, sono in plastica di iniezione caricate al vetro e servono, come potrete immaginare, per andare a unire profilato a profilato, avendo appunto questa stondatura. Oltre, ripeto, ad essere bella a livello estetico, in realtà rende impossibile andare a sbagliare quella che è l'inclinazione dei profilati quando li andate a montare. Secondo me è un grande aiuto in fase di montaggio, e l'aiuto in fase di montaggio e poterla montare sempre in maniera perfetta aiuterà, una volta montata tutta quanta, la totale solidità di questo progetto. Altra cosa che mi ha conquistato, ragazzi, abbiamo questa targhetta personalizzata che va a ricordare il progetto competizione fatto nel 2024. In realtà io me la sono fatta numerare 23, il mio numero preferito. Per quanto riguarda la sezione del profilato, è da 45 e quindi tutti i suoi multipli. In questo caso come larghezza, come vedete, è un 4,5 x 3, quindi 13,5. Per quanto riguarda invece questi più piccoli, 45 x 90. E proprio questa profilazione è di proprietà SimFactory, cioè la matrice di estrusione per creare questo genere di profilato è studiata, progettata e di proprietà di SimFactory. Per quanto riguarda poi la colorazione dell'anodizzazione, prima l'alluminio viene micropallinato e poi subisce questo processo di anodizzazione che gli va a conferire questa colorazione molto molto bella. Altra cosa che mi ha stregato il cuore è questo roll bar laterale. È in acciaio saldato a laser e poi verniciato a polvere. In questo caso di color oro, ma proprio nero e oro è un altro di quegli aspetti che mi ha fatto scegliere SimFactory. Voi avete visto tante cose che io ho recensito e poi quando ho potuto personalizzare, crearle nero e oro, è il mio colore preferito. Mi ricorda tantissimo la colorazione John Player Special di Lotus e a me fa impazzire. Poi per quanto riguarda l'aspetto estetico, davvero bello una volta montato, ma ve lo farò vedere dopo, non è solo bellezza,
il motivo per cui esiste questo roll bar. La maggior parte delle postazioni in alluminio, ma tutte quelle che ho visto, tranne quella che avevo progettato io, che ho fatto tanto tempo fa, che però ce l'aveva dietro, hanno al massimo, per chi lo utilizza, il braccio laterale che va a ricongiungere il ponte volante alla parte dietro. Quel braccio ad L per il supporto è importantissimo, oltre per montare gadget, add-ons, portamouse, tutto quello che vi pare, ma dare solidità al ponte volante. Anche con quello devo dire che un po' di gioco c'è sempre. Io nella mia postazione precedente avevo creato un ponte dietro che da tutti e due i lati andava a ricongiungersi alla base, e questo dava una solidità secondo me di un altro livello. Poi ognuno ha i suoi livelli di rigidità, perché poi dobbiamo discutere anche su questo certe volte. Per me quello è il massimo. In questo caso, con questo roll bar montato di lato, oltre al ponte ad L per il cambio, in realtà si dà una doppia stabilizzazione a tutta la parte del ponte volante. Questo crea una rigidità torsionale alla parte della struttura sopra, dove poi spesso, come me, avete montato anche il monitor. Ragazzi, di un altro livello. Poi mettetela un po' come vi pare, per me di un altro livello. Quindi in questo caso, fatto poi in questa maniera qua, che ricorda il roll bar di una macchina, aggiunge anche un tocco estetico, ha un aspetto dal mio punto di vista funzionale, e ben venga. Passiamo poi alle piastre di congiunzione dei vari profilati. Sono tutte piastre alte 1 cm direttamente ricavate dal pieno, in questo caso sempre lavorate al CNC e verniciate a polvere. Sempre per motivi estetici che riportano questa colorazione, questo è anche il supporto del volante color oro, bellissimo. In questo caso parliamo di 1,5 cm di spessore. E mi permetto anche di fare un'altra divagazione su altri aspetti. Anche per come è stato progettato il semplice supporto frontale, che poi ci si può montare SynCube, VNM, tantissime basi con questo supporto, sono state già lasciate delle asole che in futuro potranno essere molto comode anche per aggiungere delle dashboard. Anche qui non mi sembra di aver visto altri brand che hanno questa accortezza anche nel supporto della base. E sempre qui all'inizio, prima di iniziare a montare tutto, vi faccio vedere la piastra dietro. Guardate che bella, anche questa spessa 1 cm. Guardate anche la lavorazione qua di tutti gli esagoni, che naturalmente hanno un costo non inteso. Quando noi andiamo a fare lavorazioni al CNC, più la macchina sta in lavorazione e più il pezzo ha un suo costo. Meno lavorazioni facciamo, cioè più la facciamo liscia e meno costa. In questo caso, ragazzi, solo per motivi estetici, guardate che bello. Ma a parte i motivi estetici, in realtà proprio questa piastra è stato altro motivo che mi ha fatto propendere per questo brand. Molto semplice per quanto riguarda poi le regolazioni per poterla montare, per poter spostare le barre dove andrete a montare il sedile, ma soprattutto ha già fori e predisposizioni per gadget esterni, cinture, sistema di tiraggio cinture, e sicuramente, soprattutto nel mio caso, ma probabilmente anche nel caso di altri, saranno utili per aggiungere gadget alla propria postazione. Anche in questo caso la piastra è sabbiata e poi verniciata a polvere. Ragazzi, credo che degli aspetti un pochino più importanti ne abbiamo già parlato, adesso Mirko comincia a montare.